Siamo Alberto e Sofia. Circa un anno fa abbiamo deciso di mischiare le carte delle nostre vite. Abbiamo acquistato un Ford Transit usato in Messico, dove l'abbiamo camperizzato, l'abbiamo spedito in Argentina ed abbiamo iniziato ad inseguire un sogno di libertà che ci porterà fino in Canada. Riattraversiamo il passo fronterizo via Son La Chiaca, osservando nuovamente queste persone lavorare in modo estenuante tutto il giorno sotto il sole. Mi faccio pulire il vetro da questa bella ragazza e siamo pronti a ripartire. Siamo nella regione di Abrapampa, nella Puna argentina. Neanche il tempo di rimetterci in marcia e vediamo in lontananza una laguna rossastra con delle chiazze rosacee, che pensiamo possano essere i famosi fenicotteri andini, i flamingos. La laguna è raggiungibile a piedi e mandiamo il drone in esplorazione. Facciamo tornare il drone al van, emozionati per l'avvistamento. Facciamo un paio di chilometri e vediamo un'oasi nel mezzo del nulla con delle alpacas in lontananza. Rialziamo il drone e vediamo questo spettacolo. La prossima destinazione è Eruya, una piccola cittadina andina. Come si vede dal satellite, per raggiungerla bisogna fare una grossa deviazione rispetto alla strada principale. Il percorso non è dei più semplici, ma la strada ci sembra sicura e ci godiamo questi paesaggi di montagna. La stagione delle piogge è da poco finita. Capita comunque di trovare alcuni fiumiciattoli per strada, che viste le recenti esperienze di impantanamenti studiamo bene prima di attraversare. Dopo aver attraversato altri fiumiciattoli, raggiungiamo il punto più difficile della strada. Questa serie di curve chiamate dai locali caracoles, ossia chiocciole.
Arriviamo a destinazione e notiamo subito una splendida cittadina incastonata tra le montagne, a circa 3500 metri di altitudine. Un locale ci avvisa che le vie della cittadina sono particolarmente ripide e strette. Sappiamo che c'è un camping raggiunto da numerosi viaggiatori e decidiamo comunque di proseguire. Vi assicuro che guidare in questa stradina con un furgone come il nostro è stato davvero difficile. La cittadina è molto semplice e sembra che il tempo si sia decisamente fermato. Ha una piazza principale dove si vendono artigianie e cibo locale e che ogni sera si trasforma in una grande festa dei locali. Il turismo non è assolutamente opprimente e ci possiamo godere questa cittadina. Ci avvisano di una camminata da fare tra le montagne, dove l'attrazione principale è osservare il maestoso condor, che ha un'apertura alare che supera i 3 metri. Ritornati al paesino, ci fermiamo a guardare una partita di calcio in questo suggestivo campo circondato dalle montagne. Decidiamo di rimetterci in viaggio e ripercorrere la stessa strada fatta all'andata. A Eruja le strade infatti finiscono e si può solamente tornare indietro. Superiamo il livello delle nuvole e siamo pronti a proseguire il viaggio alla ricerca delle montagne colorate dell'Argentina. Nel prossimo episodio.